Vedete ragazzi, ad esempio questo piccolo cosettino a cosa si può utilizzare? Adesso vi faccio vedere. Praticamente io lo avvito qui ed ottengo un perfetto gancio per appendere le mie borsine. Qui cosa c'è? Vedete questo bellissimo copri CCS che sinceramente usandolo poco, o almeno così, non prende la polvere, non prende neanche l'acqua. Guardate che carino. E c'è anche pure la scritta Tesla sopra. Ah, spettacolo. Avete presente che Standard Range Plus non ha i gancetti? Ecco sì, i gancetti questi, quelli appunto per la spesa. Bene, ce li possiamo fare in casa. E di queste cose ne esistono veramente tantissime. Questo hub per esempio l'ho stampato con la stampante 3D, con la scrittina a forma di... è un hub USB, non niente di che per ricaricare il vostro cellulare, però è a forma di supercharger. Figo. E ve lo regalo se guardate fino alla fine questo video. Quindi state pronti, state pronti. Tutti questi accessori sono disponibili gratuitamente per la stampa. Certo, dovete avere una stampante 3D, ma adesso ci arriviamo, non temete. Io sono Matteo Valenza, benvenuti in questo nuovo video. Vi avevo anticipato che prima o poi ci sarei arrivato e devo dire che è un peccato non averlo fatto prima. Alcuni accessori che ho acquistato per la mia Tesla Model 3 avrei potuto tranquillamente stamparli con lei. Ho scoperto un mondo ragazzi veramente entusiasmante e molto facile devo dire, ma veniamo a noi. Senza troppi giri di parole, allora Flashforge mi ha spedito in prova questa piccola stampante 3D, l'Adventure 3, che costa circa 400 euro su Amazon. Oggi parliamo di lei. Il video non è da considerarsi sponsorizzato o una marchettata. Io vi dirò in base alla mia esperienza come mi sono trovato e cosa c'è di buono e se c'è qualcosa da migliorare. Veramente molto realisticamente parlando. Premessa. Che tipo di esperienza ho io sulla stampa 3D? Fino a un paio di mesi fa circa la mia preparazione era pari a zero, a parte aver visto qualche centinaio di video sull'argomento. Dopo 2 mesi, insomma, un po' di esperienza ce l'ho. Ho 3 stampanti accese tutto il giorno che stampano in serie, quasi senza mai stare fermo un secondo. Ho costruito una vera e propria piccola mia farm, quindi catena di montaggio. 2 stampanti mi sono arrivate già montate, lei per esempio arriva già completamente montata. Questa è una stampante FDM, ossia una stampante a filamento plastico. Se non siete avvezzi della stampa 3D sappiate che si possono acquistare queste bobine, okay, che sono in diversi colori, in diversi materiali, e non è necessario comprare quelle che vende Flashforge, perché anche Flashforge le vende. Sono tutte compatibili, basta rispettare il parametro dello spessore del filo, che deve essere al massimo di 1,75 mm. Il filo di plastica viene trascinato all'interno del circuito che lo porta fino ad un aggeggio chiamato estrusore. Pensiamo all'estrusore come se fosse una penna, che invece di depositare l'inchiostro, che è già liquido di per sé, scioglie la plastica a circa 200 gradi e la deposita sul piatto, che anch'esso è riscaldato. Quando la plastica esce dall'ugello dell'estrusore e incontra il piatto, viene raffreddata da una ventolina e si attacca al piatto. Sembra quasi una magia, ma in realtà è pura ingegneria. Quindi strato dopo strato, layer dopo layer, questa plastica depositata si accumula e va a formare la stampa che vedete qui nelle mie mani. Facciamo vedere questa che è più bella, dai. Questa appunto è la mia creazione più bella. È un supercharger in miniatura. È stampato con 3 colori diversi, quindi bianco, rosso e grigio. In totale sono 6 pezzi, più le lettere che sono stampate singolarmente e incastonate nelle fessure create appositamente. Diciamo che se la stampante non fosse precisa, altamente precisa, infilare le letterine qui dentro sarebbe un casino. E invece con la D3 tutto fila liscio come l'olio. Quindi va, tranquilli. Di questi io ne ho stampati tanti, di questi ne ho stampati circa una decina e li regalerò durante la live di domenica, quindi oggi è venerdì, domenica alle 21, mi raccomando. Per entrare a far parte, diciamo, delle persone che potrebbero vincere, lasciate un commento sotto questo video
un like, è obbligatorio, e iscrivetevi al canale. Io sceglierò i commenti, questa volta non i più divertenti, ma random, quindi commentate a gogo, mi raccomando. Prenderò un programma che genera numeri random da 0 a 500, quindi solo i primi 500 commenti, e poi niente, lo scelgo e poi ve lo spedirò a casa. Ma torniamo a noi. Stampare questi oggetti è più complicato a dirsi che a farsi. Diciamo che con una buona stampante fare queste cose, oltre che facile, è anche divertente. Farlo con stampanti più economiche è possibile, sì, ma si perde probabilmente tanto tempo se non si ha una esperienza adeguata. Quindi la cosa migliore è trovare la migliore stampante al prezzo più basso. Prima di tutto la superficie di stampa, ossia il piatto dove andiamo a stampare, determina la dimensione massima del pezzo. Quindi se questa stampante per esempio ha un volume massimo di stampa di 150 x 150 x 150, quindi diciamo che non è grandissimo, è un po' piccolo quello della D3, ma per fare le cose per stampare in casa basta e avanza, insomma. Seconda cosa molto importante è il diametro dell'estrusore. In pratica cos'è il diametro dell'estrusore? È il buchino da dove esce la plastica. Più piccolo è il buchino, più la stampa è precisa. La precisione di stampa poi è determinata anche dalla risoluzione che noi andiamo ad impostare con il programma che invierà il modello alla stampante. In questo caso si va da 0,1 a 0,4 mm. Se la stampiamo a 0,1 la stampa viene veramente bene ed il risultato è quasi liscio. I passaggi dell'estrusore si vedono pochissimo e anche al tatto una stampa 0,1 è veramente ottima. Altro punto fondamentale è la velocità di stampa. Pensate che per stampare il supercharger che vi ho fatto vedere prima ci sono volute circa 30 ore, 32-33 ore, senza contare il lavoro post produzione, che però in questo caso, essendo che io l'ho stampato a 0,1 e la stampante va veramente bene, non c'è stato bisogno di fare niente. I motori della stampante sono a passo passo, muovono le cinghie nei vari assi X, Y e Z. Più la stampa è lenta, più è precisa, ma una buona stampante fa stampe veloci e precise. Come ultima cosa poi c'è la temperatura. La temperatura nelle stampanti 3D è controllata ed è molto importante. È divisa in due perché sono due le cose che si scaldano. Quindi si scalda l'estrusore, che è quello che serve per sciogliere il filamento, e poi si scalda il piatto per far aderire il materiale plastico e mantenerlo in posizione durante la stampa. Nel caso della D3 il piatto raggiunge fino a 100 gradi centigradi e l'estrusore arriva fino a 240 gradi. Ma oltre al fatto che la stampa si attacchi, perché la temperatura è un fattore importante? Perché in base alle temperature supportate dalla vostra stampante potete scegliere quali materiali andare ad utilizzare e qui si apre un mondo. Ad esempio potete stampare ABS con questa, perché è una stampante chiusa e quindi stampare l'ABS è molto più facile perché l'ABS si scioglie a temperature più elevate. Oppure il PLA, ad esempio questo è fatto in PLA. Poi ci sono anche materiali plastici flessibili come il TPU. La forza di Adventure 3 è che è plug and play, quindi la cosa importante anche è che sia facile da utilizzare. L'Adventure 3 è plug and play veramente, la togli dalla scatola, rimuovi le varie protezioni e l'accendi, infili il filamento e poi sei pronto a stampare. C'è un semplicissimo wizard che appare su questo display qui in alto da 5 pollici, ti guida attraverso tutti gli step che devi fare prima della stampa e in più o meno 10 minuti, perché ci vuole la calibrazione, lei fa una calibrazione semi-automatica e siete pronti, veramente è a prova di stupido. Poi la stampante ha la porta USB frontale, che non è assolutamente male, perché molte stampanti ce l'hanno posteriore e non ha senso mettere una porta USB posteriore se devi continuare a togliere la USB, metterla nel PC, rimetterla, cioè non ha veramente senso. Oltretutto questa ha Ethernet, quindi ha una scheda Ethernet e anche il Wi-Fi. È poi predisposta per connettersi con diversi servizi cloud da cui potete monitorare la stampa e guardare addirittura cosa accade all'interno, perché lì c'è una piccola webcam. Poi se finisce il filamento non vi dovete preoccupare, la stampante, questa,
si ferma e attende che ne caricate uno nuovo. Allo stesso modo, se salta la corrente, la stampante riprende il lavoro da dove lo aveva lasciato. Altro punto a favore rispetto alle altre è che ha una luce interna che potete accendere e spegnere sempre dal display touch. Magari la notte, se vi alzate a bere un bicchiere d'acqua e non volete accendere la luce per vedere a che punto è la stampante, vi basta usare la lampadina interna. Io stampo anche durante la notte lasciando la porta aperta. Come vedete, la testa del letto appoggia proprio sul muro dove dall'altro lato c'è la stampante. La D3 è talmente silenziosa che il rumore si avverte veramente poco. Stampare 24 ore su 24 non è molto salutare, soprattutto se lo fate in un posto chiuso come ad esempio la vostra stanzetta. Io, per ovviare alle piccole particelle di plastica che vengono trasportate dall'aria e poi dai vostri polmoni respirati, ho acquistato un dispositivo di filtrazione dell'aria che ha un filtro EPA e anche una lampada UV per sanificare l'aria. E via, crepi l'avarizia. L'unico neo, secondo me, riguardo alla silenziosità, è la ventola in idle, ossia quando la stampante non stampa. Si fa sentire, quindi io praticamente la lascio sempre spenta, quindi quando ha finito la spengo e quando sono pronto a stampare l'accendo. Un altro neo poi secondo me di AD3 è che non ha le regolazioni del piatto su 4 punti. La scorsa settimana le stampe hanno cominciato ad alzarsi un pochino, vedete il supercharger è stampato in 2 parti bianche e soffrivano un po' di warping. Allora, la stampa verso sinistra si alzava un pochino e ho scoperto che cos'era il warping, perché io non lo sapevo. Era dovuto a un problema di calibrazione, quindi la distanza tra l'ugello e il piatto era troppa. Solitamente si prende un foglio bianco di carta e si passa sotto l'ugello e si dice tramite il display quanto deve scendere l'asse Z. Ok, a proposito, X, Y e Z, l'asse Z è quello che va su e giù. L'ugello deve essere bene vicino al piatto, del tipo che un foglio di carta ci passa a malapena. E mi sono accorto che occorreva una nuova calibrazione. Anche dopo averla fatta ancora c'era quel problemino. Allora mi sono messo e ho guardato bene, quindi il primo strato, e a quel punto ho visto che da una parte era molto vicino al piatto e dall'altra parte no. Quindi ho preso un pezzettino di carta, l'ho messo sotto il piatto e ho risolto. Altre stampanti, le più costose, hanno il livellamento automatico del piatto e dell'asse Z, oppure hanno sotto il piatto 4 rotelle per regolare i 4 punti. Ma sinceramente questa soluzione non è che mi piaccia più di tanto. Va a finire che ogni volta che stampo devo fare la calibrazione, perché sai, con le vibrazioni sballa, diciamo. Mentre con AD3 io l'ho impostata, ho sistemato quel problemino ed è finito. Poi a proposito del piatto, vi ho detto che il piatto di FlashForge AD3 è flessibile, clac, e la stampa viene via in automatico. Veramente figo. Ah, poi non dovete essere bravi con i programmi di grafica o essere manici in AutoCAD, quello magari arriva dopo. Vi fate un corso online gratuito su YouTube, ne trovate a bizzeffe. Io tutte queste cose, per esempio, le ho trovate su Thingiverse, che è un sito gratuito dove potete trovare appunto tantissimi progetti. Quindi se volete scrivermi magari qualche prossimo progetto da stampare, ben venga, insomma, io sono super attento ai commenti, quindi scrivete ragazzi, scrivete. Se poi non volete acquistare una stampante 3D, ma volete comunque, non so, acquistare per esempio questo già fatto o tutti gli altri vari accessori, lo potete fare sul mio piccolo shoppettino che ho fatto apposta. Quindi lo trovate qui e anche in descrizione. Se invece decidete di acquistare la stampante 3D, secondo me FlashForge Adventure 3, che l'ho consigliata anche ai miei amici, uno l'ha comprata ed è veramente soddisfatto. Secondo me è un'ottima stampante, la trovate a 400 euro su Amazon, fidatevi, non è un prezzo altissimo per una stampante 3D e devo dire che per tutte le funzionalità che ha è tanta roba, quindi se poi avete qualche suggerimento eccetera di qualche stampa particolare ve lo farò vedere poi dopo il risultato finale su Instagram, quindi andate a seguirmi anche lì. Ragazzi, il video di oggi è stato un video molto lungo, spero di non avervi annoiato, diciamo che la stampa 3D mi sta prendendo parecchio e quindi ho voluto come primo video sulla stampante 3D darvi un pochino di nozioni in più e spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!